con la citazione solita del Vangelo di Tommaso: quando farete in modo che due siano uno e farete sì che l'interno sia come l'esterno e l'esterno come l'interno, l'alto come il basso, e quando farete del maschio e della femmina una cosa sola, allora entrerete nel regno, cioè nel paese delle meraviglie. Grazie. Andiamo subito, io adesso lascio la nostra bellissima Oksana ad aggiungere perché avrà da dire sicuramente sull'applicazione del metodo Bronnikov per lo sviluppo della presenza e il potenziamento dei sogni lucidi. Quindi prima della parte di Alessio ci vuole Oksana. Allora, immagino che siete tutti stanchi, dopo 3 ore di attenzione, di tutti bla bla bla, energia sicuramente vi manca. Mi metto un po' in piedi, così vi do un po' di mia energia e così vi ricaricate e capite che il nostro mondo non è solo dormire ma anche essere svegli. E quando noi siamo svegli, stiamo bene, tutto insieme funziona in piena armonia. Allora io mi chiamo Oksana Fedi, sul mio canale YouTube trovate tante meditazioni, tante pratiche che provengono dalle scuole esoteriche russe. Ci sono veramente numerosi strumenti condivisi in playlist, ma siccome oggi parliamo del sogno, io in Italia porto anche il metodo Bronnikov, che è un ricercatore scienziato russo, nonché Vyacheslav Bronnikov ha elaborato il suo metodo visione extraoculare, visione diretta, con occhi chiusi. Le persone non solo leggono, vedono i colori, ma fanno tranquillamente attività quotidiana. Ci sono i bambini che vanno con i monopattini, in biciclette, stanno facendo delle cose incredibili. Ma perché tutto ciò? Perché comunque dentro il nostro corpo noi abbiamo questo strumento che Bronnikov chiama psicobiocomputer. Cos'è psicobiocomputer? Suona strano, sappiamo che noi siamo una macchina divina perfetta, se noi solo immaginiamo quello che si usa nel nostro corpo per funzionare, siamo a meglio di un computer. Perciò noi abbiamo il nostro psicobiocomputer che è una struttura energo-informazionale. Cosa vuol dire energo-informazionale? Vuol dire che il nostro corpo, noi stessi, siamo un trasmettitore, un'antenna, e noi abbiamo i nostri canali da quali noi riceviamo energia, che è il canale terrestre, dalla madre terra noi riceviamo energia che serve al nostro corpo, e dal cosmo, dal cielo, noi riceviamo informazione. Questo flusso che c'è in mezzo a noi ci crea questa entità che esiste e vive dentro di noi, vogliamo, noi non vogliamo, crediamo, non crediamo, io non credo nelle entità, nei fantasmi, va bene, non credete, però queste entità ci sono, e soprattutto queste entità che molti chiamano spirito guida, angelo custode, con noi è dalla nascita. È lì come un piccolo archivario, scrive e trascrive ogni nostro pensiero, ogni nostro passaggio. Se noi non ci rivolgiamo a lui, non consideriamo, siamo immersi nel nostro mondo, lui comunque sta lì e dice: quando si sveglia, questo qua non mi vuole, noi al mattino ci svegliamo stanchi, e lui, siccome è un'entità energo-informazionale, si trascina indietro noi. E allora, ora che noi ci svegliamo, beviamo le nostre tazze di caffè, ok, andiamo al lavoro, iniziamo, figli, urlare, andiamo, corro, il traffico, tu, e questa entità indietro noi, il nostro biocampo, perché entità sta proprio attaccata al nostro biocampo, alla nostra biosfera, questa entità bioinformazionale anche lì, addormentata. E allora perciò vi ho raccontato tutto ciò, perché con il metodo di Bronnikov, per arrivare a vedere ad occhi chiusi, ci arriviamo anche a vedere durante il nostro sogno, perché anche nel sogno noi possiamo attivare questo nostro psicobiocomputer, da quale noi riceviamo informazione che ci manca, perché possiamo fare sogni, viaggi astrali, lucidi, premonitori. Adesso vi parlo velocemente per non annoiarvi, lo so che siete stanchi, ma vi elenco 20 tipi di sogni e vi faccio vedere 2 esercizi con quali voi potete svegliarsi nel sogno e realizzare un vostro obiettivo e un vostro desiderio. Perciò, per avere sogno bello, lucido e poter viaggiare, dobbiamo avere il corpo pieno di energia, non dobbiamo essere
amebe addormentate, ma tutti che mi seguono e che fanno con me scuola di Bronikov su YouTube lo sanno che noi, è vero, Eli, cosa facciamo noi ogni mattina? Abbiamo qua Eli che comunque è la mia allieva, tra virgolette, mi segue su YouTube, noi ci svegliamo e facciamo un massaggio secco tibetano, 3 minuti, attiviamo tutti i nostri canali, potete fare anche adesso così vi svegliate un pochino. Questo è il flusso di energia che è in uscita, facciamo uscire tutta l'energia stagnante e all'interno appare energia in entrata. Questa energia praticamente cosmica, informazione che entra e quella pesante che esce. Se voi fate questo semplice esercizio, poi ovviamente noi andiamo a complicare, iniziamo a formare la sfera, iniziamo a fare massaggio secco tibetano con la sfera, passato tutto il corpo, risvegliati, e poi arriviamo a un esercizio fondamentale, perché adesso ve lo faccio vedere e magari vi faccio provare, così vi anche alzate, sgranocchiate un po' le gambe, perché esercizio splesca, che sarebbe slancio energetico, quella espulsione di energie che c'è nel nostro corpo, serve a uscire dal corpo materiale in quale noi siamo verso immateriale, sarebbe il nostro spazio dei sogni, perché quando noi dormiamo anche con la mascherina tappiamo gli occhi, noi non vediamo con gli occhi, noi vediamo con la nostra proiezione di questa psicobiocomputer che vede spazio dei sogni. Infatti noi quando facciamo esercizi mettiamo mascherina, entriamo nel sogno ad occhi chiusi da svegli, iniziamo a premere, e c'è una frase che io sempre ripeto quando faccio le pratiche: premi questo spazio, questo è il mio spazio, spazio dei miei sogni, perché così noi ci travasiamo nello spazio, ma per essere travasati, adesso con la tecnica che vi farò vedere, dobbiamo imparare a fare slancio energetico, si chiama in russo Всплеск, lo so che è difficile, Всплеск, ma comunque si impara, è vero Eli? Ormai quando dico всплеск, прокачка, tutti lo sanno. E come si fa? Si fa, se volete potete fare anche alzarvi, dovete riscaldare la zona lombare, lo sapete che qui avete un centro energetico fortissimo e spesso mi fa male qua, mi fa male là, è proprio perché è energia stagnante. Quando abbiamo riscaldato un po' qui, chiudiamo gli occhi e iniziamo a percepire il calore, perché abbiamo appena toccato, c'è la sensazione di calore, e iniziamo mentalmente, piano piano, con respiro, far diventare questa energia un vortice e piano piano far salire questo vortice sempre più in alto. Respirate con respiro, portate su l'energia che adesso arriva alla pancia, poi dalla pancia deve arrivare al plesso solare, proprio guardate dove c'è il pensiero c'è energia, c'è sangue, perciò pensate a questa zona, il vortice sale, arriviamo alla gabbia toracica, pensate alla gabbia toracica e sentite, e adesso deve arrivare fino alla gola, a me già viene la voce rauca perché è già arrivata, e quando arriva alla testa, do un comando, ancora tenete occhi chiusi, faccio slancio energetico, e adesso all'improvviso apriamo gli occhi, e facciamo questa esplosione, occhi non chiudiamo e aiutiamo a uscire tutte energie stagnanti dai nostri occhi. Così ci liberiamo di tutti i blocchi, perché noi dobbiamo avere la nostra antenna proprio bella limpida, dobbiamo essere un flusso, su, giù, energia e informazione. Quando questo scambio avviene correttamente, siamo una macchina biologica che funziona perfettamente, non arrivano le malattie, non arrivano i dolori, siamo protetti dai virus, perché comunque aumentiamo anche il nostro biocampo, perché normalmente una persona può avere biocampo 5-6 metri. Io ne ho il biocampo di 15 metri, vorrei ancora estendere, però normalmente persona sana può tranquillamente arrivare a 7 metri e 70 centimetri sopra la testa. Io ne ho 1,5 metri e faccio questi esercizi quasi da giugno dell'anno scorso. Perciò ho esteso così tanto la mia sfera,
protezione del mio corpo materiale, che quando arrivano anche inverni non mi sono mai ammalata, perché nessuno può bucare questo cocon che noi trasportiamo, tutta questa macchina energetica che noi abbiamo attorno, perché non è solo la carne, c'è anche tanto altro. Non è che Dio è così stupido che potete creare noi e non ci ha inventato qualcos'altro. Lui è molto più ingegnoso rispetto a quelle che noi possiamo immaginare. Perciò, perché un pochino avete fatto slancio energetico, prossima volta quando faccio, perché vi ho fatto fare in alto? Perché siamo in tanti. Quando facciamo da soli a casa, mai sullo schermo del computer, se no può spaccarsi, mai su una persona, mai sul vicino, su un muro neutro, e tiro tutto fuori. Questo esercizio è anche molto interessante quando vi camminate per strada, avete visto, non lo togliere a barboni, però c'è un barbone, c'è qualcuno che vi ha maledetto, qualcosa di te, tu cretino, noi giustamente, però con questo cretino ti si attacca magari anche l'entità energetica che da lui salta su di te. E spesso come si realizza? Qualcosa che prude nell'occhio, qualcosa nell'orecchio, nell'occhio, o magari una colichina, o qualcosa successo qua. Questo potrebbe essere un segnale che un'entità si è agganciata. Cosa facciamo qui? Chiusi gli occhi, creato vortice. Adesso abbiamo fatto lentamente, normalmente poi arrivate a fare in 3-4 secondi, chiuso, tutto fuori, anche se qualcuno si è attaccato va via. Ok, allora adesso dalle entità energoinformazionali passiamo anche a 20 tipi di sogni. E allora cosa dice Bronnikov? Bronnikov ha anche studiato molto bene il mondo dei sogni e lui li ha classificato in 20 tipi di sogni diversi. Facciamo velocemente questi sogni, parliamo del primo sogno che è un sogno normale quotidiano, quello ordinario che noi dormiamo tranquillamente, però se non abbiamo energia non arriva neanche quello ordinario, siamo arrivati la sera talmente scarichi che appena tocchiamo il cuscino, puff, spento e poi sono drin, sveglia, caspita, sono già svegliato. Questo è perché non c'è energia nel nostro corpo, perciò il sonno, quello che è fondamentale e importante, è avere almeno un sogno quotidiano, sogno ordinario. Poi passiamo subito ai sogni profetici, che questa è la mia specialità. Io ho sogni profetici e quando sognate qualche evento che poi accade subito o in primo, come si dice, immediato, scusate il mio italiano perché da una buona russa non ho mai studiato italiano, sono autodidatta, perciò ogni tanto mi mancano gli articoli, ma questa fa anche parte che sono vera russa. E allora, sogno profetico, io ho sognato tante volte, ho sognato la morte del mio cane, ho sognato proprio poco fa che la mia nipote è entrata in coma, mi sveglio il mattino, annullo il sogno, chiamo a Mosca, mia nipote non risponde, chiamo fratello non risponde, chiamo mia mamma, la nonna, e dice sì, lei è sotto ferie in operazione. Io giustamente, meno male, dal risveglio ho annullato quel sogno, ho detto annullo, perché facevano operazione d'urgenza. Perciò noi abbiamo alcuni segnali che noi captiamo, ma da dove captiamo? Dal nostro psicobiocomputer, che riesce a leggere i campi informazionali, perché come non mi ricordo chi ha detto, quando siamo nel sogno non c'è tempo e non c'è spazio. Noi siamo ovunque, come io in quel sogno ero a Mosca e ho previsto anche lo spazio, il futuro, quello che avrebbe potuto succedere alla mia nipote. Poi non sono stata brava a annullare di tutto perché lei si è risvegliata e si è ripresa, purtroppo dopo 3 mesi ha dovuto rifare operazione, perché annullando il nostro sogno profetico, soprattutto se negativo, dobbiamo subito dargli anche giusta, corretta indicazione, non solo annullo quel sogno che non entri in coma, annullo il sogno e che stia bene. Mi mancava questa seconda parte, perciò questo è molto importante nel sogno, quando avete il sogno premonitore o profetico. Passiamo a altro tipo di sogno, che potete sognare anche un sogno di vostre vite passate o reincarnazioni precedenti. Quando sognate qualche sogno che non riuscite a collocare cosa ho sognato che c'entro lì, magari vi hanno fatto vedere anche un pezzo della vostra vita che avete vissuto in passato.
Poi ci sono sogni lucidi consapevoli, che non la ripeto perché Veronica ha esposto talmente bene. Questo sogno lucido e consapevole vuol dire che siete voi i registri, che voi vi svegliate nel sogno e riuscite a gestire il scenario, quello che state sognando. Poi ci sono sogno dentro il sogno. Questo, se avete visto film con Leonardo DiCaprio e Inception, questo è il classico sogno di Matryoshka, che loro riuscivano da un sogno a programmare delle realtà e spostarsi. Poi abbiamo un altro sogno molto importante che è legato alla nostra famiglia, perché famiglia rappresenta la terra, e allora quando sogniamo i nostri familiari, soprattutto i nostri defunti, vuol dire che noi di solito diciamo sì, hanno bisogno di nostra attenzione, magari andiamo al funerale, accendiamo la candela, ma questo è anche il messaggio che loro con questo gesto ci forniscono l'energia, perché ricordiamo che il nostro albero familiare, le nostre radici, se noi ci immaginiamo che solo in questa nostra incarnazione noi indietro abbiamo 127 persone, noi rappresentiamo ognuno di noi il nostro nucleo, ma alla nostra spalla c'è la nostra mamma e papà, alle loro spalle ci sono i nonni, alle spalle di nonni ci sono i bisnonni, e se solo voi immaginate che voi siete all'apice e ognuno di loro, formando la piramide, si appoggia la mano, che energia vi arriva qua sopra. Perciò quando nel sogno sognate i vostri parenti vivi o i vostri parenti che non ci sono più, vuol dire che state ricevendo in questo momento sì l'energia dalla vostra stirpe. Poi ci sono i sogni su richiesta, che dopo vi faccio vedere un esercizio come fare il sogno su richiesta. Magari che voi dite, io voglio delle magie, degli aiuti che appaiano nel sogno attraverso degli maestri sciamani che ci arrivano. A me molto spesso durante il sogno arrivano delle figure che mi proprio danno anche consigli sulle protezioni. Mi è arrivato in sogno una volta che mi hanno fatto vedere come creare la sfera di Mercurio proprio per proteggersi da tutte le entità che aggrediscano. Perciò potrebbe essere anche questo tipo di sogno. Abbiamo parlato prima del sogno curativo o terapeutico. Se voi comandate il vostro sogno, potete entrare nel sogno e guarirvi voi stessi, senza rincorrere a nessuno. Soltanto nel sogno vi immaginate che il corpo è perfetto, così come è stato creato dal creatore in stato ideale, che con Bronnikov abbiamo un lavoro con Atlante, dove noi il nostro corpo, dalla nostra energia, uniamo con la norma, con ideali, e trasportiamo ideali su di noi. O se no potete fare questo durante il sogno, ma bisogna seguire le pratiche che vi ha dato Veronica. Poi ci sono i sogni condivisi, le coppie magari hanno già avuto questa esperienza. Quando marito e moglie si svegliano al mattino e il marito dice io ho sognato questa cosa, e lei dice ma io quella, e allora facendole insieme riuscite a capire che era che c'era un che c'era un scenario, sì. Perciò tanto spesso magari madre, figlio, marito e moglie, amico, amici, sognate un pezzettino che poi insieme fanno creare una storia, che magari è un messaggio che vi serve per avere qualcosa di realizzare il vostro obiettivo. Poi ci sono i sogni cosmici, immersioni in altri mondi, ci sono i sogni che, di elaborazione, dove voi potete proprio progettare nel sogno, come in Inception, progettare un vostro futuro. Volete un nuovo lavoro? Allora voi con una tecnica del sogno potete, come nel film Inception, dire prima di addormentarsi, poi vi faccio vedere come si fa, progettate come un architetto, la casa non è apparsa da solo, qualcuno prima l'ha disegnata i muri, qualcuno ha realizzato, perciò noi prima dobbiamo lavorare sul mondo materiale. Di quello che mi piace molto e quello che ho provato su di me anche, allora il sogno tipo come la sveglia di programmare
Sogni di apprendimento, quando vi arriva un maestro o dei maestri di una certa scuola che vi daranno proprio dei consigli come proseguire con la vostra vita. E ultimissimo, che ci tengo molto, ci sono i sogni, spero che qualcuno di voi ha sperimentato, che si chiama sogno divino. Sogno divino quando nel sogno vi appaiono divinità, può apparire Madonna, Gesù, Yeshua, Dio, angeli, chiunque. Io una volta ho sperimentato questo tipo di sogno, è stato molto profondo. Mi trovavo nel terrazzino di mia casa, guardavo il cielo e ho visto che è apparso Cristo, Yeshua. E più che lui si avvicinava, più io piangevo, dicevo: ma perché vieni da me? Io non ti merito, io dico le parolacce, sgrido i miei figli, sono nervosa, ho fatto tanti errori nella mia vita. E lui più che si avvicinava, più piangeva. E finché lui mi ha toccato, lì è successa una liberazione che io ho detto no, io da questo amore che provo in questo momento non riuscivo a contenere, pensavo di morire nel sogno perché c'era amore di purezza, di qualcosa così forte che è veramente un umano non può contenere. Io ho provato cosa vuol dire l'amore incondizionato e mi è apparso nel sogno. Perciò potrebbe essere questa esperienza che mi è venuto dopo un pianto per altri motivi disperato. È vero, quando diciamo, magari quando tocchiamo qualche tasto dolente o nella vita appare un evento doloroso, io ho passato questo evento doloroso che nel sogno mi è apparsa questa liberazione. Perciò questo brevemente di questi tipi di sogni, spero che non vi ho annoiato, che è stato anche interessante. E allora adesso vi dico 2 metodi come possiamo svegliarci. Passiamo dal primo, che è molto facile. Voi potete programmare la vostra sveglia, non c'è bisogno di mettere la sveglia al mattino che vi suona, è molto più bello se noi ci svegliamo con il nostro risveglio biologico. Come facciamo? Prima di addormentarsi siamo sdraiati, rilassati, chiudiamo gli occhi, ci trasportiamo nel spazio del sogno, spazio non materiale, e diamo il comando. Visualizzo un orologio con la sveglia puntata alle 6. Lo so che è presto, ma io sveglierò in ottimo stato e in perfetta energia. Come possiamo visualizzare questo orologio? Abbiamo la memoria, visualizziamo qualsiasi orologio che ci piace, dal polso, dal telefono, dove è appeso in cucina, visualizziamo, ricordiamo la memoria, attiviamo memoria. Ok, fatto così, cerchiamo la memoria di trasportare in visualizzazione e così arriva proprio sul nostro schermo. Ok, visualizzo ore 6, voglio che diventano ore 6, cerchiamo di spostare le lancette verso ore 6. E cosa facciamo qua? L'esercizio Всплеск. Da sdraiati, stiamo sdraiati, visualizziamo il nostro orologio, iniziamo a creare il vortice, sale, sale, sale. Quando è arrivato sul comando faccio slancio energetico, vi dico slancio energetico per comodità, se no Всплеск, sulla sveglia che mi sveglio alle 6. Vedete che adesso mi sono spostata di voi, perché escono slanci energetici, se voi non li vedete, ma io li vedo perché ho imparato anche a vedere energie. Noi siamo delle lampadine viventi, noi da ogni nostro dito partono dei fili incredibili di luce. Questa è un'altra storia che racconterò prossimamente. E allora, fatto slancio energetico, tranquillamente vi addormentate, e di solito già la prima volta accade che vi svegliate alle 6 da soli, senza che vi suona il cellulare o la sveglia. Se non è la prima, la seconda e terza funziona. La stessa cosa adesso, metodo simile quando voi volete svegliarvi magari su un Saturno. Tutti parlano di Saturno, il pianeta dei nemici. Andiamo a esplorare cosa c'è in Saturno, che è coraggioso, se no andiamo in un pianeta più tranquillo. Quale? Venere. E allora noi stiamo rilassati, mezzo addormentati, iniziamo a immaginare la scena che noi stiamo lì su Venere, camminiamo, osserviamo qualcosa, poi vi ho dimenticato un tipo di sogno, adesso vi racconto. Camminiamo lì, quando abbiamo vissuto questa scena realmente cosa facciamo? Всплеск, raccogliamo
tuffo, fatto una volta e possiamo rifare seconda volta, ma senza aprire gli occhi, proprio sulla scena. Pum! E mettete la vostra copertina e dormite. Dovrebbe funzionare, che vi svegliate in sogno proprio camminando su Venere e lì andate a esplorare. Perché mi sono ricordata di un altro tipo di sogni che non vi ho detto? Perché molto spesso capita che sogniamo altri mondi. A me capita molto spesso alieni, tutto di più, ma una volta ho vissuto un sogno bellissimo perché mi inseguivano, spesso mi inseguono nei sogni, sono entità, adesso che ho energie forti, scusate come si fa, ma un gesto tipico italiano la devo fare, e allora scappando da un inseguimento che mi voleva, non so, fare male, io sono arrivata in una collina, non avevo scampo e ho iniziato a volare, ma la sensazione del volo era talmente bella e viva, io muovevo le braccia, respiravo e poi ho detto come faccio a tirare? Ho iniziato a planare, ho planato, ho tirato, atterrato e poi vedo un albero con dei fiori che sembravano delle scimmiette vive. Ho detto voglio vederli, come faccio? Ho fatto così con le mani e mi sono alzata. Li ho guardati, mi hanno iniziato pure a tirare i frutti, ho detto caspita sono pure aggressivi, come ho preso da qua scendere, steso le braccia e sono scesa. Questo è un altro tipo di sogno, da quale comunque arrivano sia esperienze di viaggi astrali, sia anche di aiuti. Allora, così ci leviamo con la nostra energia, arrivano anche degli esercizi, perciò il sogno è molto importante. Seguite per favore i sogni, scriveteli, registrateli e poi ogni tanto li leggete. Basta, ho finito. Grazie.